comincia a girare vorticosamente sul suo asse, fosse come la risonanza magnetica nucleare, questo supermagnete dovesse essere raffreddato con l'elio liquido, come succede nei nostri laboratori. Se no il superconduttore non funziona. E invece poi scopriremo che il caldo e il freddo hanno tutta un'altra ragione, molto più esoterica che non tecnologica. Vibra, te a un certo punto si staccava la parte arimica e finiva nel cilindro di là, dove di là c'è l'alieno. L'alieno che può essere il serpentone, può essere il biondo a 5 dita, può essere la cavalletta, un insetto, una cosa diversa da te. E te per un attimo ti senti cosa diversa. Poi la parte arimica rientrava nel cilindrone, il cilindrone smetteva di vibrare, te uscivi ed eri completamente rincoglionito. Alla fine del tour entri in una stanza dove ti fanno i controlli ginecologici. L'addotto femmina viene inseminato una volta ogni tanto, almeno 4 volte nell'arco della sua vita, per fargli fare 4 figli alieni. La procedura che viene raccontata, sempre la stessa, è di una specie di tubo, più o meno, ma non è tanto grande, quasi un ago grosso, che viene introdotto nei genitali della femmina e si spara lì dentro un ovulo che è esterno. Noi abbiamo una dotta che, poverina, si era fatta operare alle tube perché i figli non ne voleva più, è rimasta incinta lo stesso, a dimostrazione che l'ovulo viene dall'esterno. Te lo tieni per 3 mesi, grosso modo, la donna comincia a sentirsi incinta, ha la monta del latte, la prolattina che risale a 2000, la bilirubina pure, e a un certo punto c'ha una perdita di tessuto placentario. Da dove viene la placenta se non c'è stata ovulazione? L'ovulazione è venuta da fuori. Alcuni si accorgono di questa cosa, fanno dei test di antigravidanza, alla prima settimana gli viene positivo, la seconda non gli viene più, cioè non c'è più gravidanza. Qualcuno si accorge di avere qualche cosa nella pancia che non gli funziona, si fanno le ecografie, scoprono che c'è una placenta, scoprono che c'è dentro un liquido placentario e scoprono anche che c'è un battito ritmico, tum, 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 tum. Però è un battito che è troppo forte, è troppo veloce per essere il battito di troppo lento per essere il battito di un cuore umano. Allora il grande ginecologo dell'Università di Cagliari, più grande clinica di tutta Europa, dice sono movimenti di contrattura della vagina ritmici. Sì, dice così. La donna poi è aperta di placenta, di tessuto placentario, dentro non c'è niente, gravidanza isterica. Ho capito, tanti isterica, ma ci ho fatto anche la placenta. Strano, insomma, i ginecologi sono nel buio più totale quando gli capita una cosa del genere. Solo che si riesce a portarla a livello di ospedale pochissime volte, perché la donna in una situazione del genere non dice niente a nessuno, si vergogna come una pazza e ha un terrore folle di questa cosa qui. Quindi si riduce a risolvere tra sé e sé tutta questa cosa, anche perché dentro di sé c'è una vocina che gli dice non dire niente a nessuno, e questa vocina non si sa bene da che parte venga, ora lo vediamo dove viene. Questa è la terza stanza, no? La gravidanza dura circa 3 mesi. La donna si ricorda in ipnosi esattamente come questa specie di cannula poi gli porterà fuori questo feto, no? Poi semmai ne parliamo nella seconda, dopo la pausa, di questa cosa, perché è un discorso importante. Hai mai sognato che qualcuno introducesse qualcosa nella tua cavità nasale, in un orecchio, in un occhio o nei genitali? No, ma fateci caso, questa donna risponde sempre così: no, ma, sì, però. No, ma ho percepito sensazioni anche molto violente di terrore al solo pensiero di queste mie 3 parti anatomiche, il naso, gli occhi e gli organi genitali. Poi un'improvvisa fobia per i coltelli e tutti gli oggetti acuminati in generale, accompagnata dal forte convincimento di dover diventare cieca presto o tardi, senza scampo. Credevo che tutto questo avesse a che fare con questi esseri grigi che sognavo la notte. Reinterpretiamo la risposta. Credevo gli esseri grigi. Cosa c'entrano gli esseri grigi con la paura dei coltelli? Credevo. Credi bene, perché il tuo inconscio i collegamenti li fa giusti. Sei te che a livello cosciente non sai come sono collegate queste cose perché non hai il ricordo della cosa. Allora, gli oggetti accomunati sono quelli che lei vede quando è distesa sul lettino e la stanno operando, i bisturi, tutte quelle cose strane. Per questo ha paura di queste cose, perché quando rivede queste cose il suo inconscio vede e assimila questa cosa a quella che ha vissuto in un ambiente di adozione. In quella
spontaneamente nel momento dell'adozione l'inconscio linka, ancora la paura, il terrore di questa cosa al coltello acuminato. Tutte le volte che la donna vedrà un coltello acuminato, l'inconscio, che non è capace di mediare, non capisce più niente. Dice coltello acuminato, terrore, boom, crisi di panico. Così. Funzionano così le crisi di panico. Te trovi la causa, prendi l'inconscio e gli dici guarda, te non ti devi impressionare tutte le volte che vedi un coltello acuminato. Quelli erano altri coltelli, era un'altra cosa. Glielo dice l'inconscio in ipnosi. Non ti preoccupare, lascia perdere che i coltelli sono un'altra cosa. Boom, e gli sparisce immediatamente la crisi. Non avrà mai più. Guarisce in un secondo, senza 10 anni di psicofarmaci, tanto per intendersi, o tanti anni di psicoanalisi, che la psicoanalisi più che altro molte volte serve per psicoanalizzare lo psicoanalista che è contento, capito? Poi gli psicoanalisti sono anche bravi, perché la psicoanalisi è una delle cose meglio che c'è. Lo psicologo un po' non ti vuole far vivere il trauma, no? Lo psicologo non ti vuole far vivere il trauma. Così allora ci beviamo una tazza di caffè tutte le volte che ci parliamo, come stai bene? Come va? Quanto vale? Insomma, certo, è 50 euro. Ho capito, però te non gli risolvi il problema così. Lo psichiatra è uno che ti guarda nella testa e dice questo è un pezzo di carne, non guarirà mai, diamogli del Prozac così almeno non rompi i coglioni ai suoi vicini di casa. Lo psicanalista invece è quello che ti vuole far rivivere il trauma. Lo rivivi, lo riconosci e ci sputi sopra. Ecco. Io sono un po' più d'accordo con questo tipo di approccio, che però potrebbe essere contestato, perché io faccio il chimico organico. Perché non lo fa lo psicoanalista questo lavoro? Perché non lo vuol fare, non gliene frega niente, ci guadagna? No, allora non lo fa. Hai mai visto o sognato un essere non uguale a noi? Visto o sognato un essere non uguale a noi? Non sapevo come fargli questa domanda, non gli posso mica scrivere hai mai visto un marziano? Un essere non uguale a noi. Quanto era alto? Più o meno come un ragazzino di circa 9-10 anni, qualche volta un po' di più. Ce ne sono di due tipi, grosso modo, uno alto 1,20 m e un alto 1,50 m, che è quello un po' più con la faccia da insetto, che è quello che comanda gli altri piccoletti. Tutti lo descrivono così. Come era vestito? Sembrava una tutina grigia molto attillata, sembra la pelle dei delfini. Qualche volta c'è una specie di cintura, mi pare ci sia come un aggeggino nero attaccato, poi c'è un casco gigantesco sulla testa enorme con dei larghi vetri a forma di mandorla che coprono gli occhi e i piedi non mi ricordo. Il casco non c'è, ma una cosa che gli assomiglia tanto è il capoccione, con questi occhi così grandi, che quando te lo vedi, te prendi l'addotto e ti fai questo lavoro qua, ci guarda, vedi questo piccoletto quando te lo vedi, è quello che c'ha anche questo odore sgradevole, e quando cammina fa questi rumoretti che te sei a letto e senti i passettini che si muovono con grandi conigli quando camminano, no? E quando lui ti viene vicino e ti guarda con questo occhione e gira la testa così di scatto e quest'occhio diventa tutto verticale, nero, grande, trasparente e te ci guardi dentro e ti si specchia anche quello che c'hai dietro. Ecco, quando il soggetto si ricorda questa cosa qui, qualcosa, anche se non se lo ricorda dentro di sé, ti caghi sotto e lo devi fare. Perché è attraverso questo tipo di riprese del ricordo che tutto viene fuori e una volta che ti hai preso il ricordo tiri fuori tutto. Ovviamente qualcuno dice che faccio del terrorismo ufologico, ecco questo era un esempio di terrorismo ufologico. Ti sei mai svegliato con la pelle colorata di giallo? No, questa risponde no. Cosa vuol dire pelle colorata di giallo? Ogni tanto che ti svegli e sei tutto giallo addosso. È una roba che se te la metti sotto la lampada ultravioletta, viene fuori blu, come nelle discoteche, quando andate con la camicia lavata con i cannelli blu di perborate, che sono sbiancanti ottici. Weighted Fluorescent Agents sono agenti che prendono la luce dell'ultravioletto e la ributtano nel visibile, così a voi vi sembra di vedere non solo la luce che è entrata nel visibile, ma anche di più, luce che non vedete entrare ma che esce. Quindi vi sembra che la roba lavata con questa roba butti fuori più luce di quella che entri. In parole povere avete colorato di bianco lo sporco, che è rimasto sporco. Questo per dire a Carosello quante palle ci racconta. Ma non ci credete alla televisione, non credete a niente.
riconoscere qualche tuo conoscente o di non riconoscere te stesso, di sentirti fisicamente differente, con conseguente crisi di identità? Guarda come risponde questo. Sì, quando avevo circa 10 o 11 anni disegnavo ossessivamente me stessa, finendo sempre per mettere gli occhi del grigio al posto dei miei. Avevo il terrore di guardare i miei occhi allo specchio, forse come un cignolo, avevo paura che si potesse vedere qualcosa